Benvenuti nel video come aggiungere un collo a scialle con la versione L3 di TityCAD. Prendo come esempio un corpetto base di tipo B, vado a cliccare su Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato, mi trovo di fronte alla pagina misure, lascio tutte le impostazioni. L'unica cosa che vado a modificare è il sormonto dietro, non voglio nessun sormonto. Clicco Applica e vado ad aprire la pagina Gestione parti. Mi trovo l'elenco di cui è composto questo modello, semplicemente un davanti e un dietro. Lascio selezionato la parte del davanti. Quando vado a costruirmi dei colli, parto sempre con la parte del davanti selezionata. Poi vado a cliccare su colli e cappucci. Mi si apre questa tendina perché ho la possibilità di realizzare diversi tipi di colli. Questo video è dedicato al collo a scialle. Clicco ed ecco qua che mi trovo di fronte alla pagina che mi dà la possibilità di creare il mio collo a scialle. Nella parte destra ho la finestra grafica, nella parte sinistra ho le impostazioni per definire il mio collo. La prima cosa che bisogna fare è verificare in queste due caselline che ci siano selezionate le parti di cui ho bisogno per costruire il mio collo a scialle, e le parti sono davanti e dietro e il giro collo. Allora, in questa prima trovo selezionato dove c'è scritto davanti, ho già il davanti e mi dice dal punto A al punto B. E nella mia finestra grafica vedo che sono selezionate, perché è in blu, il mio girocollo e quindi il davanti è corretto. La parte del dietro mi indica che è selezionato il dietro dal punto A al punto B. Vado a verificare, punto A, punto B si riferisce al girocollo, perciò ho le parti corrette di cui ho bisogno. Questa parte dello schermo mi indicano i parametri del collo. Mi indica che ho un'altezza collo di 6 cm, inizio piega, distanza da girocollo 20 cm, scostamento da collo 3 cm. Lascio per il momento questi valori e vado a cliccare su Aggiungi questo nuovo collo. Ed ecco qua che il programma mi crea il mio collo a scialle. L'altezza collo, i 6 centimetri, si riferiscono alla retta AB. Inizio linea piega, distanza da girocollo 20 centimetri, è dal punto A al punto K, mentre scostamento da collo 3 centimetri è dal punto B al punto C. Saranno gli stessi centimetri per il dietro dal punto B al punto B. La prima cosa che vado a fare è deselezionare evidenzia girocollo, questa che vedete in blu, e poi vado anche a deselezionare mostra nomi punti parte originaria, semplicemente perché così è più pulito il mio disegno e ho solamente i punti che mi servono per questo mio collo a scialle. Ho la possibilità di andare a modificare i valori. L'altezza collo facciamo un 12 centimetri. Per quanto riguarda inizio linea piega, io posso misurare in questo modo. Mi indica che è la distanza dal mio girocollo al punto K, in questo caso sono 20 centimetri. Se io volessi che la mia linea di piega, quindi il punto K, si trovasse rispetto alla linea della vita e quindi al punto J, supponiamo 6 centimetri verso l'alto, vado a misurare cliccando con il tasto sinistro del mio mouse l'inizio del mio girocollo. Tac. Trascinando il mio mouse
vedo questa linea blu. Questa linea blu mi indica i centimetri, la distanza. In questo caso vado a misurare al mio punto vita, quindi J, e vedo che mi indica un 36,76. Se io volessi appunto che il mio punto K si trovasse a 6 centimetri da J, non faccio altro che portare la misura di 30,7. Lo scostamento, invece di 3 centimetri, lo portiamo a 1. Ok. Faccio applica a collo selezionato in lista ed ecco qua che ho il mio nuovo collo a scialle con i valori che ho inserito io. Questa indicazione, inclinazione linea scollo dietro, che mi indica un valore di meno 20 gradi, è l'angolo che si forma con la linea di piega e la linea dello scollo dietro. Questo angolo mi sta a indicare e il programma mi propone un meno 20 gradi. Se io volessi modificarlo, non faccio altro che utilizzare il più e il meno. Se utilizzo il più, si sposta in senso antiorario. Ok. In questo caso mi indica 00, infatti vedo che è perfettamente sulla linea di piega e nella confezione avrei un collo che rimane abbastanza in piedi. Se volessi un collo invece che rimane appoggiato al corpetto, aumento, ad esempio facciamo un meno 40 gradi. Ho anche la possibilità di, cliccando mostra anche collo piegato, di verificare come potrebbe essere il mio collo sulla stoffa. Questo in rosso, questa è la linea di piega e questo è il mio collo. Disabilitiamo. Ho anche la possibilità di andare a modificare le curve. Questa parte mi indica linea esterna, in questo momento è selezionata, mi indica che è dal punto A al punto K ed è in rosso. Se seleziono linea scollo dietro, diventa in rosso la linea B e C. Seleziono linea girocollo dietro e mi seleziona questa curva. Volendo io posso modificare la forma del mio collo andando a cambiare i valori di tangenza su K e su A. Qui mi indica che questa curva è una curva a 2 punti. Vi ricordo che la curva a 2 punti è quella più utilizzata e è definita dai suoi estremi, in questo caso dal punto A, dal punto K, e dalle condizioni di tangenza ad esse applicate. Questa parte sotto. In questo caso il punto K mi indica che ho un angolo manuale relativo. È un angolo relativo, i 45 gradi si riferiscono alla tratteggiata, questa, e alla mia linea di piega. Posso lasciare benissimo l'angolo relativo e lo posso modificare utilizzando il più, l'angolo aumenta. Ho anche la possibilità di cambiare il valore del peso. Maggiore è il valore del peso e più ampia sarà la parte di curva modificata. Se diminuisco il valore del peso, noto che la curva diminuisce, diventa più piatta, meno arrotondata. Ho la possibilità di modificare anche la tangenza sul punto A
In questo caso mi presenta questo angolo che lo lascerei perché mi forma un angolo a 90 gradi e nella confezione non si presentano difetti. Ho anche la possibilità di andare a modificare lo scollo dietro. Il programma mi propone questa curva che direi già buona, però voi potete sempre modificarla utilizzando queste tangenze. Per me il collo è bello così, lo lascio, faccio conferma, ritorno nella pagina gestione parti e ora oltre al mio davanti e al mio dietro ho anche un davanti collo scialle che è questo, ok, così si vede in più, e poi anche il dietro collo a scialle. Il dietro collo a scialle rispetto al dietro l'unica modifica che ha è il girocollo che è ampliato. Spero di esservi stata utile. Il prossimo video vi farò vedere come costruire la paramontura per questo collo. Al prossimo video. Ciao ciao!